Una bella giornata di gennaio, un caldo, un sole primaverile, perché non approfittare per questa prova di questa fantastica Quicksilver 755 weekend con uno stupendo 300 cavalli Verado. Parlare di barca usata è veramente sbagliato, in quanto è un'ex nuova questa barca, ha 6 mesi di vita, 8 mesi di vita, una barca praticamente pari al nuovo. Non full optional, è andato oltre il cliente perché non gli bastavano gli accessori che Quicksilver gli proponeva, ne ha voluti molti di più e tra poco andiamo a scoprirli tutti. Oggi è una giornata particolarmente calda qua sul lago di Garda, siamo a metà gennaio, ci sono quasi 20 gradi, è incredibile, ma nelle giornate invernali perché non approfittare delle belle uscite, di queste belle giornate per andare fuori con la famiglia a pesca oppure semplicemente per rilassarsi? Bene, questo tipo di barca è proprio adatta a quel tipo di utilizzo, con la guida all'interno sto sempre riparato, ma d'estate non ci sono problemi, nel senso che con tutte le aperture che adesso andremo a vedere non ci sono problemi né di caldo né di mancanza di aria, è una barca veramente indovinata. Su 7,60 m fuori tutto e 2,86 m di larghezza, questa barca può ospitare ben 8 persone, distribuite tra interno e esterno. Infatti grazie a questa porta noi possiamo accedere all'interno e anche rimanere riparati durante la navigazione. Una bella porta a 3 ante, quindi col vantaggio che ogni parte si chiude su se stessa e mi lascia completamente libero il passaggio con una luce veramente importante. Benvenuto all'interno della 755 weekend di Quicksilver. Bene, qui ti farò vedere, ti mostrerò un po' gli spazi di questa barca. Come vedi l'altezza è veramente importante, io non sono sicuramente alto ma qua ce n'è veramente di spazio, tanto. Un sedile ergonomico che avvolge durante la navigazione e gli spazi, come vedi, sia dal divanetto fronte a fronte, con la possibilità di ribassare la parte centrale e trasformarla poi in un letto per avere un ulteriore posto letto sulla barca. Mentre invece qua, di fronte a me, proprio dietro il sedile di guida, abbiamo il mobiletto cucina con fornello, il lavello e anche il frigorifero qua sotto. Come ti dicevo, la barca è veramente tanto accessoriata. Qua di fronte a me adesso non è installato, ma c'è un TV Color, un televisore, anche per poter allietare magari le tue serate, perché no, guardarti le partite di calcio piuttosto che un po' di sport in barca nel massimo relax del mare. Non sono caduto nel buco, sono sceso dai gradini per farti vedere meglio il cruscotto, che è la cosa più importante sicuramente che non la mia faccia. Abbiamo un Simrad sovradimensionato, infatti il Quicksilver non prevedeva uno strumento tanto grande, il cliente ha voluto la massima visibilità per uno strumento del genere. Quindi strumento Simrad, cartografico, ecoscandaglio e quant'altro possa servire per la navigazione. Strumentazione di Mercury Mercruiser, l'Active Trim, sostanzialmente la capacità del motore di identificare la posizione motore dell'altezza proprio del motore possibile a seconda del gas e del tipo di navigazione. Fa tutto lui. Elica di prua, abbiamo montato anche un'elica di prua, impianto stereo della Fusion, volante regolabile, ovviamente idroguida, abbiamo qua anche il VHF, tutto praticamente nuovo perché ha pochi mesi di vita. Come ti stavo dicendo prima, mai senza aria su questa barca, infatti grande apertura da dove siamo entrati, 2 finestre apribili laterali, una e una 2 e un grandissimo blocco qua sopra che è veramente grande per tutta questa dimensione. Scendendo dal gradino di fianco alla console al sedile di guida si entra nella zona notte della barca, infatti qua abbiamo un letto matrimoniale alla francese molto ma molto comodo. Il letto, come vedi, è veramente lungo e ampio, ci si sta sdraiati tranquillamente in 2 persone, una di fianco all'altra. Il letto infatti è messo in obliquo proprio per sfruttare al massimo la lunghezza e la larghezza della barca. Anche qua ovviamente non manca la reazione del locale cabina, infatti abbiamo un oblò, un passauomo qua sopra apribile, un altro passauomo laterale proprio di fianco qua
Giuro che non stavo facendo niente, giuro che la tazza è chiusa. Mi sono seduto dentro il VC per farti vedere che, nonostante le dimensioni, che non sono uno yacht, ma è una barca sicuramente sfruttata bene negli spazi. Infatti la cabina bagno è comoda, ci si può stare tranquillamente, abbiamo anche un lavello, la tazza del VC dove sono seduto e ci si può stare anche dentro, come ti ho fatto vedere prima da chiusi. Lo so cosa potresti pensare 2 ce li abbiamo nella cabina di fronte, uno, magari 2 ragazzini riescono a farli stare proprio nella dinette centrale, ma e poi dopo il quinto oppure il quarto, sono un ragazzo, un figlio un pochettino più grande, dove lo metto? Bene, hanno pensato anche a questo, perché qua, in questa posizione, c'è un altro letto che è profondo, come vedi. A livello di lunghezza abbiamo 1,85 m di lunghezza, una larghezza di 75 cm e se ci vuoi dormire ci può stare veramente comodo e tranquillo. Tra gli altri accessori installati ovviamente c'è la presa banchina, non tanto ovviamente perché non è così scontato, quindi la corrente a 220 volt in barca quando sei in porto. Però non si è accontentato Antonio, l'ex proprietario di questa barca, infatti per ogni presa, se tu vedi, ci sono anche le prese USB. Queste qua sono le manie degli elettronici. Calcola che queste placche qua con queste prese e le prese USB sono praticamente, se non ricordo male, sono 5 o 4 in tutta la barca, in ogni cabina ce n'è una, quindi non rimarrai mai scarico col tuo smartphone. Sono ora nel pozzetto, nella parte esterna della barca. Questo tavolo è veramente grande ed è abbattibile, quindi è possibile ribassarlo all'altezza della seduta di dove sono io. Con il cuscinone prendisole praticamente vado a trasformare tutto questo in un enorme prendisole per 2, anche 3 persone. Plancette di poppa, quindi queste spiaggette, chiamale plancette, spiaggette come vuoi, questi supporti esterni alla barca che aiutano ad allungare il piano d'appoggio per scendere in acqua. Difatti qua avremo anche la scaletta per salire e scendere dall'acqua e il passaggio è senza gradini, quindi è molto ma molto confortevole. Tra l'altro se hai dei bimbi è abbastanza alzare la porta e metterla in chiusura per avere il massimo della sicurezza. Questa che sto toccando è la tenda parasole in tessuto Sambrella, un tessuto molto prestigioso, molto bello anche al tatto, e fa appunto la copertura parasole. Un motorone, questo 300 cavalli Verado, che porta la barca a 38 nodi di punta, calcola con neanche scarica, quindi c'era ancora del margine, una velocità di planata 17 nodi, 18 nodi, quindi è ottimale il compromesso, se non addirittura di taglio sportivo, visto la potenza di questo motore. Un'altra caratteristica importante dei Verado, che tanti gli riconoscono, è il fatto della silenziosità. Infatti anche se abbasso il tono di voce tu continui a sentirmi e il motore resta acceso, e lo è ancora. Il passaggio in tutta sicurezza all'interno della barca con un grande gradino per passare in tutta sicurezza appunto verso la prua, dove c'è l'altro prendisole. Ma andiamo a scoprirlo. Maniglione qua, maniglione lungo tutta la tuga e il pulpito che mi arriva molto alto vicino alla gamba. Il sole c'è, non è così caldo da mettermi sdraiato col costume a prendere il sole, però è per farti vedere proprio che di spazio ce n'è tanto. Posso sfruttarla in 3 persone, magari con una salvietta qua dietro, oppure semplicemente anche, se sono da solo, godermi tutto questo prendisole qua, o magari con di fianco qualcuno. Lo spazio c'è ed è comodo. Bene, ma a forza di chiacchierare mi è venuta quasi la gola arsa, secca, quindi basta chiacchiere, ingraniamo la marcia, abbassiamo il trim, affondiamo il gas e andiamo a divertirci. Seguimi.
Dopo questa fantastica prova io mi sono divertito, spero anche tu guardando il video fatto da me Agostino per provare questa Quicksilver 755. Tutte le informazioni tecniche di questa barca le trovi nella descrizione del video qui sotto, non in cabina perché adesso mi sono messo sopra la tuga, ma proprio nella descrizione del video. Tutte le informazioni commerciali, quindi il prezzo, troverai un link per accedere direttamente al nostro sito barchebellandi.com, dove troverai anche i nostri contatti per poterci contattare, fissare un appuntamento e perché no, farla presto tua. Questa barca ex nuova è in pronta consegna, è qua sul lago di Garda, a Lonato del Garda, vicino a Desenzano del Garda. Non mi resta che salutarti e augurarti buon vento e occhio sempre al meteo.